a tutti ragazzi, bentornati su Science for Dummies. Nel video precedente ci eravamo lasciati menzionando i geni. Cosa sono i geni e di cosa sono fatti? Attenzione, qui non parleremo né di geni incompresi né di geni della lampada, parleremo bensì del DNA. Sicuramente tutti quanti voi avrete sentito parlare molteplici volte di DNA in merito ad indagini per stabilire ad esempio il colpevole di un reato, la paternità o anche accertamenti sul feto durante una gravidanza. Infatti il DNA porta tutte le informazioni che stabiliscono come ciascuna parte del nostro corpo deve apparire e funzionare. Tutte le cellule del nostro corpo che sono in possesso di nucleo hanno un DNA ed è questo DNA a determinare le caratteristiche fisiche che ci rendono diversi gli uni dagli altri. Pensate ad esempio alla forma degli occhi, al colore degli occhi, alla forma del naso, alla forma delle orecchie, delle mani, alla nostra statura. Ebbene, tutti quanti noi siamo il riflesso del nostro DNA. Ma in che modo il DNA ci rende gli uni diversi dagli altri? Ognuno di noi ha un DNA diverso e questa diversità non dipende né dalla struttura né dalla materia con cui questo DNA è fatto, bensì dalla sequenza. Vediamo meglio cosa significa questo. Il DNA, come carboidrati, lipidi e proteine, è anch'esso stesso un tipo di macromolecola, più nello specifico un acido nucleico. In qualità di macromolecola, il DNA è costituito da molecole più semplici, dette nucleotidi, che si dispongono una dietro l'altra a formare una lunga catena. Dato che le informazioni presenti all'interno del DNA sono di vitale importanza per noi, non possono restare così esposte, ma devono essere protette da possibili danni. Voi lascereste una piantina fragile sul balcone durante un terribile temporale? Per questo motivo il DNA è formato da due lunghe catene di nucleotidi che si avvolgono a formare una elica. Ovviamente all'interno della catena si troverà la parte di nucleotide più importante, cioè quella che non solo tiene unite le due catene, ma anche porta le informazioni fondamentali che determinano come siamo fatti. In questo modo è formato il DNA di tutti noi. Tuttavia, la porzione di nucleotide da custodire non è uguale in tutti i nucleotidi. Ne esistono 4 tipi diversi e solitamente vengono indicati con 4 lettere dell'alfabeto A, T, G e C. In base a come queste lettere si dispongono, avremo una sequenza, quindi un'informazione diversa. Pensate ad esempio alle parole alga e gala. Entrambe hanno la stessa lunghezza e lo stesso tipo di lettere. Eppure, variando la sequenza con cui queste lettere si dispongono all'interno della parola, avremo un significato diverso, quindi chi leggerà capirà un'informazione diversa. È l'ordine con cui queste lettere, i nucleotidi, che sono disposti nella sequenza del DNA, a renderci gli uni diversi dagli altri. Ma se ognuno di noi ha una sequenza diversa di nucleotidi, non dovremmo essere completamente diversi? Perché ciascuno di noi ha 2 occhi, una bocca, un naso, 2 gambe, 2 braccia? Questo è perché esistono i geni. Il gene è una sequenza di DNA che porta delle istruzioni che permettono la costruzione di uno specifico prodotto finale. Nel nostro DNA esistono un sacco di geni diversi, più di 20.000, che determinano ad esempio il colore degli occhi, dei capelli e altri della pelle. Tutti quanti noi abbiamo lo stesso tipo di geni, che portano le informazioni che permettono la costruzione dello stesso tipo di prodotto finale, che determina a sua volta la stessa struttura, lo stesso numero, la stessa funzione dei nostri organi. Ma è la diversa sequenza di questi geni a determinare le nostre peculiarità, a renderci diversi gli uni dagli altri, unici. Ma nello specifico, cos'è questo prodotto finale? In alcuni casi si tratta di una delle 3 macromolecole che avevamo già visto precedentemente, le proteine. Ma come arriviamo ad ottenere le proteine dal DNA? Questo lo scopriremo nel prossimo video.
Bene, da Science for Dummies per ora è tutto. Ricordatevi di lasciare un like a questo video, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina. Se avete domande da farci lasciatele qui sotto nei commenti. E qui trovate i nostri profili Instagram e Facebook e ci vediamo al prossimo video.